Questa ve la devo far vedere, eh. Aspettate, vado subito prima che finiscono, poi vi spiego. Ecco la video. Questo è l'appartamentino che ci siamo trovati. Vi parto da fuori, anche se già abbiamo fatto delle metà. Ci siamo trovati a Cotonou. Siamo ritornati a Cotonou dopo esserci stati già un paio di settimane. Poi ci siamo spostati io e Dani, siamo andati al mare a rilassarci un paio di giorni prima della Nigeria. Questo è l'edificio, è molto molto carino. Sarà un po' disastrata, ma il posto è veramente notevolissimo. Questo posto è di una bellezza, io non so se sono mai stato in un posto così figo. Tanto c'è un certo odore di erba. Allora, salottino tutto con le lucine, con la luna, tutte le lucine belle, un po' cortino qua, ma va benissimo. Cucinetta, super figa, piccola ma fighetta. E ta-da! Camera sontuosa, oserei dire. Lì stavano stirando le coperte sul letto. E armadio a muro aperto, il bagno pure è carinissimo. Vabbè, la luce è quello che è. Qui c'è il cesso dietro al vetro, non si capisce perché, forse per parare schizzi, l'ho detto, sì. Lavandino, eccolo qui, doccia, figa, fatta bene, possettina carinissima, acqua calda fondamentale, aria condizionata, tantissima roba. Già che ci sono vi faccio vedere pure una piccola chicca, due cose fondamentali per me viaggiare. Una, dov'è? In Africa, vape, come se non ci fosse un domani. Ce n'ho due. Zanzara, l'ho visto. C'ho sia i tablet, le piastrine che i liquidi, assecchiate, e gli organizer. Questi qualcuno di voi li ha già visti in un video che ho fatto sui bagagli mentre ero in Nepal, con la TRK. Questi sono fondamentali perché qui nella borsa li schiaffi dentro. Ce n'ho due che mi fanno anche da ammortizzatore per il computer che sta lì in mezzo. Fenomenali. Sa ancora stirare. Okay, boss. Bye. Bye. Thank you so much. Bye. Ragazzoli, buongiorno, stiamo andando in Nigeria, siamo a Cotonou, ci aspettano 60 km di strada per arrivare alla frontiera e poi un altri 150 più o meno per arrivare all'albergo, poi vi spiego un attimino dove stiamo andando. Siamo un pochino in ritardo come al solito, si prevede un temporale. Dani ha il collettore di scarico del cilindro posteriore bucato, ieri per poco non prende fuoco la moto, quindi oggi siamo con 2 bottiglie d'acqua a portata di mano per spegnere eventuali incendi. I diroco. Vai. Stanotte abbiamo dormito in questo appartamento fantastico, veramente uno dei più belli in cui siamo stati, pagato 32 euro. Poi è anche il bello di dividersi un alloggio, perché quello se l'avessi dovuto comprare da solo affittare da solo sarebbe stato sopra il mio budget ampiamente, invece in due siamo nella fascia alta del budget, ma ci stiamo. Sta cominciando a diluviare, porca vacca! Siamo riparati in questo benzinaio perché adesso ha quasi smesso, ma prima tirava secchiate d'acqua. Siamo veramente in ritardissimo, porca miseria. Non so se riuscite a sentirmi perché sicuramente c'è l'acqua nel microfono, al limite faccio il voice over. Comunque abbiamo un problema con la moto di Daniela già da ieri. Praticamente qui che c'è il collettore di scarico del secondo cilindro, si è bucato il collettore di scarico e quindi sta sparando i gas incandescenti direttamente su questa protezione in plastica, e lì forse riuscite a vedere che c'è un pezzo di alluminio, di isolante in alluminio che sta venendo via.
si sente puzza di bruciato già da ieri e Daniel sente pure il calore giustamente da sotto il sedile. Giornata complicata. Allora, ci siamo fermati a un meccanico di quelli piccolini proprio a bordo strada, che ovviamente non può fare nulla, ci sta accompagnando da un meccanico più grande che pare che sia uno che si occupa di moto da cross. Vediamo che roba è. Tempo qui la strada è scivolosa a livelli molto simpatici, loro vanno con le ruote lisce come se niente fosse. La situazione è abbastanza complicata perché siamo in un ritardo feroce, saremmo dovuti a quest'ora non solo essere in frontiera ma forse addirittura averla già attraversata, perché siamo ancora a 40 minuti dalla frontiera. La moto di Dani sta peggiorando, il buco sul collettore si sta allargando sempre di più e quindi sta rischiando. Tra l'altro ieri si è informato su questa cosa, pare che sia addirittura un difetto noto della Desert X e ad alcune persone la moto ha praticamente preso fuoco, perché se poi non te ne accorgi da lì comincia a uscire sta a 4 dita proprio dall'uscita dall'attacco del collettore di scarico sul pistone, quindi potete immaginare la temperatura dei gas che escono da lì. La vedo abbastanza complicata oggi attraversare la frontiera, forse ce la faremo ma dubito che arriveremo a destinazione. Io mi ero perso lui, che lui, sì, eccolo, meno male, il primo africano che invece di partire a 6 piotte ti guarda e controlla che non te lo sei perso, anche perché poi da dietro tutti uguali, stesso motorino, stessi caschi, se ti distrai un secondo, ciao. Un paio di volte che ci è capitato di seguire qualcuno ce lo siamo perso dopo 4 metri. Ça va? Allora, adesso stanno togliendo l'ammortizzatore per fare spazio per lavorare sul collettore. The point is that all the motorbike. Yeah. Questo è quello che stavo cercando di farvi capire, che la moto non si tiene così. Ok, hanno tolto l'ammortizzatore, adesso stanno facendo spazio credo per o togliere o comunque saldare il collettore. Tutta la moto si tiene così, come al solito. Dani pare tranquillo, io sono agitatissimo. Mi stavo nascondendo un po' dal sole perché le nuvole si stanno aprendo e sta cominciando a fare caldo, quindi stavo gironzolando qui a vedermi queste moto, questa sorta di sfasciacarrozze che è questo meccanico. Guardate qua che c'è questo triciclo e guardate che chi c'è. Ta-da! La mia Benelli in condizioni discutibili. Adesso mi sa che ha fatto un ricco frontale, sì, decisamente. Ragazzoli, buongiorno. Allora, fatemi uscire. Mi stanno appannando gli occhiali, umidissimo. Allora, siamo a 10 minuti di strada dal confine con la Nigeria. Vi faccio un attimo un riassunto perché poi ieri quando siamo arrivati qui in questo discutibilissimo posto, che fuori con le piantine sembra carino, la camera ho evitato di farvela vedere. No, quando sono arrivato ero abbastanza tra il preoccupato e l'incavolato, quindi ho evitato di fare video. Allora, sintesi estrema.
Allora, sintesi estrema, siamo un po' nei casini. Cosa è successo ieri? Allora, a parte i problemi alla moto di Daniel, che più o meno abbiamo risolto temporaneamente, però insomma più o meno. Vi ho raccontato un pochino cosa è successo. Sinteticamente si è bucato il collettore di scarico vicino al cilindro, i gas di scarico incandescenti uscendo da lì hanno cominciato a bucare la protezione in plastica e quindi poi a far casino tutto intorno. Sono volute 7 ore per riparare questo banale guasto che i meccanici vabbè. E niente, quindi ovviamente non siamo potuti passare in Nigeria, abbiamo dormito a pochi chilometri di distanza, adesso andiamo. Il grosso problema qual è? Che per entrare in Nigeria, oltre al visto che già di per sé non è banale e tantomeno economico da ottenere, bisogna fare la cosiddetta landing card. Praticamente dopo aver ricevuto il visto, deve fare questo, si fa un'altra application, praticamente si clicca sul link, si inseriscono dei dati e ti viene rilasciato un QR code. Non si capisce bene perché questa doppia cosa, comunque vabbè. In questa application bisogna dichiarare il giorno in cui si entra e il confine da cui si entra. Allora, a parte il fatto che noi stiamo entrando poi in realtà da un confine diverso, potrebbe non essere un gran problema come già essere questo un gran problema. Ma la cosa peggiore che trovo sia veramente una follia, scusate c'è la videocamera in mezzo alle scatole, ma oggi il passaggio di frontiera lo voglio fare con la telecamera messa lì. E il grosso problema è che noi stiamo entrando il giorno dopo. Ora, non si è mai visto un paese in cui se entri al prima sì, al dopo non si è mai visto un paese in cui si crea un problema. A mezzanotte spaccata, stanotte mi è arrivata l'email automatica che dice la tua landing card è expired, è scaduta, e se già è entrato ok, se non sei entrato rifalla da capo. Ok, ottimo. Vado a rifarla da capo e non me la fa fare. Stessa storia Daniel, anzi pure peggio, perché poi lui ieri in realtà l'ha cancellata proprio la sua, ha voluto fare questo tentativo, e quindi siamo tutti e due bloccati fuori dal sistema che non ci permette di fare questa landing card, che pare sia fondamentale per entrare. Il problema tra l'altro qual è? È che tu arrivi in frontiera, c'hai prima i timbri di uscita del paese in cui stai, in questo caso il Benin, poi dopo tutta la procedura di ingresso in quello successivo, ma se tu timbri il passaporto per uscire, e nel nostro caso anche il carnet di passaggio, e poi quando arrivi sull'altro lato della frontiera non ti fanno entrare, sono cazzi acidi. Quindi dovremmo trovare il modo di passare senza farci timbrare i passaporti e andare a parlare con i tizi nigeriani e vedere che cosa si può fare. Se non ci fanno passare cerchiamo di correre all'altra frontiera, quella principale che sta a un'oretta da qui. Se non ci fanno entrare neanche lì sono ulteriormente cazzi acidi, perché il nostro visto per il Benin scade domenica, oggi è venerdì. Questo vuol dire che se non entriamo oggi non entriamo neanche domani, neanche dopodomani, vuol dire che c'è da lavorare, insomma, per sistemare questa questione. Questo vuol dire che dobbiamo correre all'ufficio immigrazione per cercare di estendere il visto del Benin. Tutto questo nelle poche ore della giornata, nel senso che ora che andiamo qua facciamo quello che dobbiamo fare, tra l'altro dovremmo pure cambiare i soldi, quindi comunque perdere un po' di tempo prima di poter fare tutte le procedure. E, insomma vabbè, non vi voglio ammorbare con l'elenco delle cose negative, ma sarà uno dei passaggi di frontiera, anzi no, dal punto di vista burocratico di gran lunga il passaggio di frontiera peggiore che mi sia mai capitato. Bonjour. Bonjour monsieur. Pardonnez-moi, parlez-vous anglais? Oui, parlez-vous anglais? Come famo? Questa pure bella seccatura. Merci. Money. Eh? Money.
Che monè? Si fa buona. Mojin. Wait, one moment. Dove parcheggio? No, non te non... Oh. Sì, ho capito che sto a fare una cosa sbagliata, però... fammi andare là, va. Au revoir, sir. Bonne journée. Entonces, allora, brevissimo aggiornamento. Dani è riuscito ad andare a parlare con i tizi del lato Nigeria per chiarire questa cosa del... per chiarire un parolone meraviglioso, per chiarire questa cosa del landing card scaduta. Non si è ben capito, in teoria non dovrebbe essere un problema, comunque lo scopriamo a breve. Qui abbiamo quindi alla fine fatto lo stamp out, il timbro d'uscita del passaporto, quindi siamo fuori dal Benin. Pare che il timbro d'uscita sul canale di passaggio non ce lo facciano qui, ce lo facciano alla dogana in Nigeria, anche questo strano ma lo scopriremo. Sono riuscito dopo una estenuante trattativa a cambiare dei soldi a un cambio decoroso, diciamo. Hanno cercato di prendermi per i gioielli di famiglia, alla fine li ho presi io. Però vabbè, insomma, per ora tutto a posto. Adesso superiamo quella corda lì, tra poco ci sarà l'immigration e la dogana nigeriana e scopriamo che era tira. Intanto Daniel sta continuando a trattare per il suo di cambio. Ho cambiato dollari 500, che sicuramente mi davano un cambio migliore rispetto all'euro. Secondo me il tizio si è sbagliato, il tezzitto. E Dani invece ha un bel po' di sefa, di franchi, come si dice? Vabbè, franchi, che deve cambiare, che in teoria dovrebbe ottenere un cambio migliore rispetto al mio, ma a quanto pare non è così facile. My friend, do you have a small? Okay. Okay, give me another one. I give you. 300,000 naira. 300,000 naira. Ok. 300,000 naira. Ho cambiato le monete ancora più piccole. 200 è, aspetta, ve lo dico perché è tipo niente. No, non cominciamo con le pubblicità. Ecco, allora 200 sono 11 centesimi, no 12 centesimi, cioè questa banconota da 200 sono 11 centesimi che possono servire. Qui la regola è 0 mazzette, 0, però non si sa mai, cioè dovesse buttare male e almeno con la banconotina piccolina ce la caviamo con meno sofferenza. Such a beautiful dress, all of you, so nice. Nice colors. Nice colors. Yes. I don't dress. Thank you. To you. Thank you. Ok, ma io mi sa che la telecamera la spengo, che è meglio evitare problemi oggi.